La Madonna del Canneto e le apparizioni di Sette Frati. Nel cuore selvaggio e silenzioso del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a oltre 1000 metri di altitudine, sorge un santuario poco conosciuto, ma ricco di storia e meta di frequenti pellegrinaggi. Il santuario della Madonna di Canneto, nel comune di Sette Frati, in provincia di Frosinone. Immerso nei boschi della suggestiva Valle di Canneto, tra sorgenti limpide e monti imponenti, questo luogo custodisce da secoli una profonda devozione verso Maria Santissima, qui venerata con il titolo di Madonna Bruna di Canneto. Da secoli, migliaia di pellegrini salgono a piedi fino a questo luogo sacro per onorare la Vergine, soprattutto nei giorni della sua festa, intorno al 22 agosto. Ma pochi conoscono le radici profonde di questo culto, che affondano in un fatto straordinario: l'apparizione della Madonna a una giovane pastorella, in un tempo ormai lontano, in mezzo a quella natura incontaminata che ancora oggi circonda il santuario. Si tramanda, da generazioni, che in un tempo lontano una giovane pastorella stava pascolando il suo gregge nei pressi di quella che oggi è conosciuta come la Valle di Canneto, tra sorgenti cristalline, canneti e boschi fitti. Era una giornata come tante, quando accadde qualcosa di straordinario. All'improvviso, davanti agli occhi della giovane pastorella, apparve una bellissima signora, avvolta da un'aura di luce splendente. Le chiese di recarsi senza indugio dall'arciprete di Sette Frati, per riferirgli il desiderio che in quel luogo fosse costruita una chiesa in suo onore. La bambina, però, esitò. Era preoccupata per il suo gregge, che doveva ancora essere condotto all'abbeverata. La signora allora la rassicurò con dolcezza e, posando la mano sulla base della roccia, fece sgorgare una sorgente d'acqua limpida e fresca. Poi, la Vergine Maria, lasciò cadere nell'acqua l'anello che portava al dito e appena toccò la pietra, questo si disintegrò in una finissima polvere dorata. Secondo la tradizione, quell'acqua avrebbe dato origine al fiume Melfa, mentre le particelle d'oro, simili a piccole stelline luminose, erano visibili fino a qualche decennio fa, e i pellegrini le cercavano con devozione presso la sorgente. Colpita da quel gesto prodigioso, Silvana, così si chiamava la pastorella, corse al villaggio per raccontare l'accaduto e invitare tutti ad andare a vedere con i propri occhi il miracolo appena avvenuto. I pochi che decisero di accompagnare la pastorella trovarono davvero la sorgente miracolosa. Al posto della signora, videro una statua. Colpiti dalla sua presenza, si inginocchiarono e iniziarono subito a pregare con devozione. Poiché la statua era di straordinaria bellezza, vollero portarla in paese per proteggerla dalle intemperie. Ma appena si incamminarono lungo il sentiero, la statua divenne sempre più pesante, fino a diventare quasi impossibile da trasportare. I portatori, stremati, furono costretti a deporla su una roccia. In quel punto rimase impressa l'impronta del capo della Madonna, visibile ancora oggi. Quel luogo, situato a poche centinaia di metri dal santuario, è conosciuto con il nome di Capo della Madonna. La più antica testimonianza scritta sulla chiesa di Canneto risale al 1288, con un documento di Papa Niccolò IV che conferma la regola benedettina per il monastero. Nel 1475 fu concessa un'indulgenza di 100 giorni ai pellegrini che vi si recavano in alcune feste, come il 21 e 22 agosto. Il vecchio santuario fu poi sostituito con quello odierno. La statua della Vergine del Canneto, molto antica, è scolpita in legno di tiglio e risale probabilmente al XII o XIII secolo, rientrando nell'arte medievale abruzzese. In origine era seduta in trono con il bambino al centro, mentre oggi è rivestita con un manto di seta ricamato in oro, incoronata con una corona d'oro moderna e tiene il bambino alla sua sinistra. Ogni anno, il santuario della Madonna di Canneto diventa meta di un intenso pellegrinaggio che si protrae per tutta la bella stagione, con il momento culminante nel mese di agosto. Il 18 agosto una copia della statua della Vergine parte in processione da Sette Frati per raggiungere il santuario, dove rimane fino al 22, quando fa ritorno sempre accompagnata da una solenne processione. La statua originale, invece, risiede sempre all'interno del santuario.